Potatura del limone di luglio, ragazzi. La prima potatura l'abbiamo fatta ad aprile, la seconda si fa a luglio. Se vi siete persi il video della potatura di aprile, ve lo sto mettendo di nuovo qui in alto. Lo cliccate e vedete tutto quello che c'è da fare. Per oggi facciamo la potatura di luglio, è la seconda potatura. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da fare, non vi preoccupate, seguitemi passo passo e non ci sbagliamo, e vediamo anche sui tagli che noi abbiamo fatto ad aprile che cosa è uscito di meraviglioso. I limoni sono cresciuti e sono diventati grandi, e dove ci sono stati gli impatti alcuni hanno generato nuovi germogli e nuovi fiori, quindi ben presto avremo una chioma compatta piena di limoni e piena di fiori. Andiamo subito a vedere quello che c'è da fare. Dai, venite insieme a me, armatevi di forbici che iniziamo il lavoretto. Dai quei rami che noi abbiamo tagliato, in alcuni dove c'erano i fiori si sono trasformati chiaramente in frutti, hanno allegato, ecco qua, bei frutticini. In altri invece si sono generati nuovi rami e sono pieni di fiori, i rami di un anno, eccoli qua, guardate qua che belli. Questo qui è un taglio, lo vediamo bene, eccolo qua, questo è un taglio fatto ad aprile, sono nati i nuovi germogli e vedete che questi nuovi germogli si riempiono ben presto di fiori, si mettono subito a frutto, come si dice. Qui chiaramente con questo taglio di raccorciamento abbiamo fatto sviluppare rami fruttiferi e ci saranno i limoni. Certo, è una branchetta un po' lunga, dovremmo magari lasciare soltanto un limone oppure due, ma vedete l'effetto che fa, è meraviglioso. Dove abbiamo eseguito il topping, questo taglio, sui rami dove c'erano i fiori, chiaramente hanno allegato, e guardate qua che bei limoni, che poi rimangono verso l'esterno alla luce, verranno grandi, verranno succosi. Qui non c'è poi il germoglio che gli fa ombra e le foglie sono sempre belle, verdi e brillanti. Essendo poi un ramo raccorciato, anche se questi limoni peseranno molto, non ci flettono troppo la chioma e quindi rimarrà sempre una chioma bella compatta. Quindi il lavoro è proprio questo da fare. Come vedete fruttifica, che è una bellezza, ma poi si mette subito di nuovo a fiore sui rami di un anno che ben presto daranno di nuovo piccoli limoni. Ecco, potatura ideale per i limoni 4 stagioni. Adesso che avete visto quello che sta succedendo, praticamente si ripete il topping sui rami che abbiamo visto, nuovi di un anno, che stanno facendo i fiori, perché quelli bisogna di nuovo rallentarli, in modo che la chioma si equilibra, non ci scappa, quei fiori poi allegheranno e ci saranno i limoni piccolini, che addirittura potranno essere pronti l'anno successivo. Quindi ben presto avremo una chioma carica di frutti, che potremo iniziare a raccogliere quelli gialli quando è settembre, e quelli piccolini che diventeranno maturi per l'anno successivo. Ragazzi, uno spettacolo, chioma compatta e piena di frutti. Andiamo a potare. Chiaramente questa è una pianta che abbiamo iniziato a fare questo topping e quindi ancora sfugge verso l'esterno, ma già con le potature l'abbiamo abbastanza equilibrata. Quindi si ripete questo concetto, rientrare con dei topping, dei rami verso la pianta, soprattutto delle branchette in basso. Quindi le branchette in basso che stanno sfuggendo verso l'esterno, voi non andate a tagliare giù, la spogliate come in questo caso, e poi i limoni vengono sempre più sull'esterno, se ne esce uno va subito in terra. Il topping si fa raccorciando la pianta. Scegliete un rametto verticale o un gruppo di fiori e tagliate senza aver timore, senza aver pietà. Il taglio va fatto a circa 1 centimetro dal rametto che trovate, in modo che si seccherà e il cono di secco manterrà vivo il ramo che sta dietro. Quindi 1 centimetro, topping. Adesso qui in questo ramo lui alimenterà appunto la pianta, questo bel rametto si svilupperà perfettamente, ci sono già i fiori e vedrete che qui ci saranno limoni ottimi.
Per quanto riguarda invece i rami toppati dove presentano già i limoni, lì non facciamo nulla, ma sui rami invece nuovi, quelli di un anno che stanno già sfungendo ma hanno i fiori, noi andiamo a togliere completamente un ramo che è di troppo. Qui ce ne sono 3, 4, 5, insomma uno lo dovete togliere. Se trovate il ramo che sta prendendo dominanza, chiamiamola così, sugli altri rametti che invece vedete sono più piccoli e quelli più piccoli si mettono subito a fiore, guardate qua che spettacolo, 1 e 1, 2, questo lo eliminate completamente. Cercate di dare forza invece a questi due rami più piccolini. Se questi due rami più piccolini non hanno più questa dominanza, la linfa arriva a loro, è meglio che arriva a loro che hanno i frutti, che è questo ramo che invece sfugge. Quindi giriamo un attimo il ramo. Adesso, prima di fare la potatura, avvicino la camera. Questo era il topping che noi abbiamo fatto, questo è il ramo che sta prendendo dominanza e questi due invece sono i rami più piccolini che si sono messi subito a frutto. Quindi giriamo di nuovo, noi facciamo il taglio direttamente o l'eliminazione del ramo oppure vado indietro fino a trovarmi ad 1 centimetro il mio ramo fruttifero. Taglio secco, guardate qua che lavoretto, un taglio e ho sistemato questa piccola sottobranca in un modo eccellente, ho solamente lasciato rami a frutto. Per quanto riguarda invece il ramo qua dietro, questo non c'è nessuna alternativa, lo dovremo andare ad eliminare, ma non si elimina totalmente, si elimina sempre in parte, lasciamo circa quei 20 cm in modo che da qui, dalle gemme ascellari dove ho tagliato, potranno nascere di nuovo i rametti e potranno essere di nuovo rametti che si mettono immediatamente a frutto. Vedete che lavoro che sto facendo? Sto cercando di rientrare verso l'esterno della chioma e lasciare quindi una chioma all'interno folta, sì, ma piena di frutti, di fiori e quindi piena di raccolto. Facciamo un'altra operazione veloce, branchetta che sfugge, taglio di ritorno, mi lascio un bel rametto, questo qua, ok? Poi toppo questi due e vado ad eliminare questo succhione, però lasciando sempre quei 10 cm circa dalla pianta. Guardate qua il lavoretto già com'è, fresco e pulito. Sui topping che noi abbiamo fatto, vediamolo un attimo qua, eccolo qui. Levo la foglia perché non si vede, eccolo qui. E dove sono però usciti i germogli, possiamo sempre andare a togliere qualcuno che c'è in eccesso e quello più forte sempre cimarlo in questo modo qua. Cerchiamo sempre di rallentare la chioma nella parte dei rami forti, cerchiamo sempre i rami forti di tagliarli per far uscire nuovi rami che saranno magari 2 o 3 ma saranno più deboli e quindi la chioma pian piano si equilibrerà. Spero ragazzi che sia stato chiaro il concetto, però lo ripeto velocemente, non fa mai male un ripassino. Per quanto riguarda quelle branchette lunghe che stanno in basso, fate sempre i tagli di ritorno, non le potate giù lungo il ramo, altrimenti diventa lunga fino a fine e al primo limone che fa sull'apice esterno, perché lì li può fare e basta, il limone tocca già a terra. Quindi tagli di ritorno dove trovate un germoglietto verticale ad 1 centimetro circa e lui crescerà e poi lo andremo ad equilibrare eventualmente nel futuro facendo i tagli, questi topping dei rami. Per quanto riguarda invece, come avete visto, i rametti, quelli nuovi, piccolini, carichi di fiori, rami di un anno, non li toccate, quelli sono i frutti del prossimo anno, ottimi, spettacolosi. Mentre se su quei rami ce n'è uno che ha preso dominanza e quindi prende il sopravvento sugli altri, o lo eliminate completamente o lo cimate, lo toppate. Per quanto riguarda i grappoli già dei frutti pronti dove non c'è nulla da fare, lì non fate nulla, è chiaro. Se però magari lì è fuoriuscito un ramo lungo che prende il sopravvento, lo toppate anche lui, lo toppate all'altezza dei frutti, a quei 3-4 cm da dove nasce. Per il resto, se c'è qualche succhione all'interno della chioma, lo tagliate nel rispetto del collare o del colletto di corteccia e per il resto avete visto tutto. Però ragazzi,
mica è finita qui, c'è il prossimo video della potatura e poi vedremo quando si fa e come si fa. Per adesso un saluto a tutti, vi do una buona estate, un abbraccio da Pier Giorgio, ciao ragazzi!